Buongiorno, come vedete mi trovo nel mio Airbnb di Londra e sono nel bel mezzo del processo di trasferimento dall'Italia all'Inghilterra. Dato che sono qui esattamente da una settimana, ora è arrivato il tempo dei bilanci. Perciò in questo video voglio condividervi quanto ho speso fino adesso, quanto costa vivere a Londra e oltretutto voglio anche darvi qualche piccolo consiglio e suggerimento per risparmiare qualche soldo proprio se state venendo qui a Londra. Tra l'altro nel corso di questa settimana ho già trovato una casa e un appartamento dove domani ci sposteremo e andremo a vivere, e chi mi segue su Instagram ha già visto qualche storia di quell'appartamento, quindi io vi ricordo sempre che se volete essere i primi a vedere tutto quello che faccio giornalmente dovete andarmi a seguire sul mio profilo Instagram che si chiama Zforzane. Detto questo, direi che possiamo iniziare con il fulcro di questo video. Innanzitutto tutte le spese che vi sto per dire sono per due persone, per me e mio fratello, e sono tutte in sterline, ma poi se state fino alla fine di questo video, oltre a fare la conversione da sterline a euro e dirvi quanto ho speso in euro, faccio vedere anche a voi qualche piccola clip del nuovo appartamento dove mi sposterò domani, dove tra l'altro sono entusiasta. Partiamo in ordine cronologico con le spese. La prima spesa che ho conseguito è ovviamente quella per venire dall'Italia a qui. Sono partito dall'aeroporto di Venezia e sono arrivato all'aeroporto di Stansted con Ryanair. Ho speso 67,30 sterline. Questo ovviamente per due persone con due bagagli da 10 kg e un bagaglio da 20 kg. Ho preso così tanti bagagli proprio perché ci stiamo trasferendo con le nostre cose che abbiamo portato qui insieme all'attrezzatura per fare questi video. Quella è stata la prima spesa. Poi l'aeroporto di Stansted non è attaccato al centro di Londra, quindi per arrivare a Londra abbiamo dovuto prendere un autobus. Quell'autobus costa 11 sterline a persona, quindi per due 22 sterline. Arrivati qui avevamo questo Airbnb che comunque qui sopra video vi faccio vedere. È un monolocale con un bagno e una living room dove c'è l'altro letto e dove ora c'è mio fratello. Si trova a Mile End, a est di Londra, molto ben collegato al centro. Da Westminster penso che ci si metta 15 minuti, da Liverpool Street addirittura 5 o 6. Per averlo ho pagato 60 sterline a notte, per cui di 6 notti sono 360 sterline. Dopodiché in questa settimana abbiamo mangiato ovviamente e abbiamo sempre cercato di mangiare dal supermercato. Nell'arco di questa settimana in supermercato abbiamo speso 49,03 sterline, ma dato che magari volete fare un confronto tra prodotto e prodotto con una spesa vera e propria, non sapete ovviamente in questi 49,03 sterline cosa ho preso, vi lascio un mio unboxing di una spesa dove vi dico prodotto per prodotto quanto costano, così vi potete fare un'idea sul costo di questa spesa. Allora, abbiamo appena fatto la spesa da Tesco e abbiamo speso 12 sterline e let's see what we get. Vediamo cosa abbiamo preso. Intanto sto bottiglione qua da 5 litri d'acqua naturale, 1,10 pound. Poi abbiamo il pane per 59 centesimi, 4 Monster, e la roba strana è che mi hanno addirittura chiesto la carta d'identità perché qui la puoi prendere soltanto se sei maggiorenne. Comunque 4 Monster, 3 pound, i biscotti 42 centesimi, le costano sempre poco, latte di soia 60 centesimi. Poi qui abbiamo il miglior acquisto, sempre queste pizze, due pizze costavano 67 centesimi all'una, erano in sconto perché scadono dopo domani, ma noi le mangiamo questa sera. Mandarini 75 centesimi, petti di pollo 3 sterline, costano 6 sterline al chilo, quindi neanche troppo se devo essere sincero. Pasta, le conchiglie, mezzo chilo di conchiglie qualità Tesco, 53 centesimi. E per ultima, per condire la pasta, la passata 70 centesimi. Quindi mezzo chilo di pasta con la passata ti va via una sterlina e 20, quindi con 1,50 € ti fai mezzo chilo di pasta, che ci sta. La spesa non costa poi così tanto in confronto all'Italia, un pelo di più ma non tantissimo. Se si va magari da Tesco, non quello Metro dove siamo stati noi, ma magari un supermarket, riesci a spendere uguale identico all'Italia. Tornati dall'unboxing vi lascio un suggerimento su come pagare in cambio valuta qui in Inghilterra, proprio perché qui c'è la sterlina, quindi ogni volta che pagate con carta dovete fare un cambio. Io vi consiglio queste due carte, una è Curve e l'altra è Revolut, hanno zero commissioni, ma zero commissioni sul cambio valuta, quindi se venite qui fatevi una di queste due carte, così non rischiate di pagare commissioni stupide e idiote ogni volta che andate a pagare con carta. Io non giro con neanche una sterlina, neanche un contante, pago sempre con queste due carte e sono sicuro
sicuro di non aver problemi. Poi ovviamente entrambi abbiamo girato un po' Londra, o per lavoro o per esplorazione o per turismo. Per esempio io sono andato dal commercialista, poi in questa settimana ho visitato una vita di case, poi ho voluto far vedere un po' Londra a mio fratello, che è la prima volta che viene qui. Ci siamo fatti entrambi la carta Oyster. Questa carta costa 5 sterline e poi ovviamente ci devi mettere dentro un po' di soldi, per cui abbiamo pagato 55 sterline a testa, quindi 110 sterline. È molto comoda per chi pianifica di stare qui a lungo, perché quando entrate in metropolitana tappate, entrate, ritappate e uscite e vi scala il prezzo della tratta. Poi quando arrivate a accumulare tante tratte messe insieme, magari giornalmente o settimanalmente, non vi fa pagare oltre, quindi questa è molto comoda. Se non pianificate di stare qui a lungo potete tranquillamente usare la vostra carta. Tra l'altro con queste carte, sia con Curve che con Revolut, ho dei buoni di 5 euro, 10 euro. Vi lascio i link e le informazioni in descrizione se volete andare ad approfondire. Comunque delle 50 sterline che ho ricaricato su questa carta non le ho finite tutte, me ne sono rimaste circa 25, a mio fratello ne sono rimaste 35, forse anche 40. Comunque queste carte le potete trovare su qualsiasi stazione metropolitana. È veramente facile farsele, basta fare un semplice pagamento con la carta e loro ve la danno in mano. Fine. Altra spesa, medicine. Purtroppo arrivato qui mi sono preso l'influenza. Botta di culo, non prendevo un'influenza, non stavo male da anni penso. Sono arrivato qui, l'ho presa. In un primo momento ho cercato di farcela da solo, dato che cerco di assumere il minor numero di medicinali possibili, ma dato che mi sono sentito abbastanza male ho deciso di andarmi a comprare un paio di medicine. Per quello ho speso 9 sterline e 84 centesimi. Poi passiamo al divertimento. Qui ci tengo a mettere due parentesi: io sono un grandissimo risparmiatore, quindi di solito cerco di spendere il minimo possibile. Però secondo me se una persona vuole vivere bene anche nel momento presente, non solo nel futuro, deve trovare un attimo un bilanciamento tra esperienze che fa oggi e esperienze che il risparmio di oggi gli permetterà di fare domani. Quindi detto tutto questo, sapevo già che questa settimana avrei voluto fare un paio di esperienze e spendere quei soldi che magari avevo risparmiato nel passato. Perciò, dato che sono un amante del calcio, ho speso 75 sterline di 2 biglietti per andare a vedere West Ham Everton nel nuovo stadio di Londra, lo stadio olimpico. La partita non è stata per nulla bella, noiosissima, è finita 1-1, però lo stadio era molto figo. Poi, sempre parlando di esperienze, siamo usciti un paio di volte in ristorante. La prima siamo andati a prendere sushi alla carta. Per me era la prima volta che prendevo sushi alla carta, di solito vado negli all you can eat marci. Abbiamo speso 62 sterline e 27 centesimi in due, veramente tanto, e quel sushi era veramente buono. Qui i ristoranti costano, ragazzi. Infatti nel futuro farò un altro video dopo un mese dove mi sarò stabilito un po' meglio e quindi le spese potranno essere più precise e più simili a quelli che sono i miei stili di vita. Faremo un altro video e con molte probabilità non faremo più così tante uscite in un'unica settimana. Poi siamo andati un'altra volta in ristorante, siamo andati a The Ned, il piano terra di un hotel a 5 stelle. Dentro c'era tipo anche le persone che suonavano, era un piano alto tipo 15 metri, c'erano 8 ristoranti diversi. Sono andato con un amico, Francesco, e ho speso sempre per due persone 78 sterline e 97 centesimi, che sono più di 100 euro in due, veramente tanto. Comunque, per farvi un totale di questa settimana abbiamo speso 834,41 sterline, che sono circa 980 euro in due, veramente tanto, veramente sopra il mio budget. Quindi d'ora in poi dovrò cercare un attimo di risparmiare e di tagliare i costi, però sapevo che la prima settimana sarebbe stata più dispendiosa monetariamente, quindi ero preparato a questa cifra. Infatti stimavo attorno ai 1000 euro e così è stato. Ora io vi lascio con qualche clip dell'appartamento che ho trovato. Mi costerà 1700 sterline al mese, senza contare tutte le bollette e il resto. Comunque ci farò un altro video dove vi spiego proprio soltanto l'appartamento, quindi se non volete perdervelo iscrivetevi al mio canale. Se il video è stato utile e vi è piaciuto lasciate un mi piace, ditemi cosa volete vedere in futuro qui sotto nei commenti. Se avete suggerimenti, domande, qualsiasi cosa, lasciatemi un commento, anche perché io sono nuovo di questa città, sono qui soltanto da una settimana e se avete qualsiasi cosa da suggerirmi sarebbe più che utile anche per me. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima avventura e vi lascio con qualche clip del mio nuovo appartamento. Domani mi sposto lì, non vedo l'ora. Ciao a tutti ragazzi!